Il tuo grill è e rimane il tuo grill, il carbone che hai scelto è sempre quello, ma i modi per accenderlo possono essere molti. Te li spiego nella pillola di oggi. Gli obiettivi sono naturalmente quelli di ottenere un bel letto di brace ardente, tutto allo stesso livello di combustione e possibilmente nel più breve tempo possibile. In realtà il principio di base e di conseguenza il metodo corretto è uno solo, ma a questo esistono le possibili eccezioni o le situazioni di emergenza, con tutti i modi per riuscire a farvi fronte che ti sto per spiegare. Ma prima di procedere oltre, ti ricordo di iscriverti subito al canale e di cliccare su campanella per un'immediata notifica ad ogni nuovo contenuto che andrò a pubblicare. Partiamo subito da un presupposto fondamentale. Se hai visto questo contenuto, sai benissimo che il ricavare braci da legna è un'attività estremamente labor intensive, come si dice. Un sacco di tempo, un sacco di sforzo per ricavare da una catasta di legno un secchiellino di braci. Il carbone di buona qualità ha lo stesso potere del legno, gli stessi profumi, in molteplici casi addirittura meglio. Noi quindi qui parliamo di come accendere il carbone, non di come accendere la legna. E il sistema migliore, quello più efficace, il più efficiente e il più economico per farlo, si chiama cesto accenditore. Il concetto è di per sé molto semplice. Si tratta di un cilindro forato sui lati, destinato a contenere il carbone o le brichette di carbone, con all'interno una rete posizionata in modo tale da mantenerlo sollevato rispetto al fondo di alcuni centimetri. Sotto questa rete vengono posizionati degli inneschi accesi, chiamati accenditori, e il gioco è fatto. Cosa succede? Che l'innesco avvierà una combustione nel carbone. Questa riscalderà l'aria circostante facendola diventare più leggera e sollevandola verso l'alto, creando un effetto camino che risucchierà nuova aria fredda dal primo pertugio a disposizione, ossia dai fori laterali del cilindro. La nuova aria in ingresso contribuirà ad alimentare ulteriormente la combustione e così via, in un processo continuo. In pratica il cesto è un acceleratore di combustione, è come se tu soffiassi continuamente sulle braci e in pochissimi minuti tutto il suo contenuto si troverà al perfetto livello di combustione, ma soprattutto in modo estremamente omogeneo. Se ti serve, su questo articolo del mio blog Grill Experience puoi trovare numerose indicazioni aggiuntive su quanto aspettare o come innescarlo e la spiegazione di tutti i principi connessi. Nel frattempo però andiamo avanti. Potenzialmente questo video potrebbe anche concludersi qui perché oggettivamente non esistono sistemi migliori di questo. Il problema è la straordinaria amministrazione. Ti sarà certamente capitato prima o poi di accorgerti di aver terminato gli accenditori o di essere invitato ad un picnic d'amici e di dimenticare il cesto a casa. Ma quindi, quali sono i metodi per accendere il carbone in situazione di emergenza? Partiamo dal caso più semplice. Hai a disposizione un cesto, ma ti mancano gli accenditori. Esistono in commercio tantissimi tipi di accenditori, dai cubetti di paraffina a quelli in legno pressato naturale, fino ai trucioli di legno cerato. Se però nessuno di questi è prontamente disponibile, ti insegno un metodo da vero uomo della strada in grado di replicarne gli effetti utilizzando elementi comunemente reperibili in qualunque abitazione e molto spesso anche a qualunque picnic. Hai presente come funziona una lampada ad olio? Uno stoppino è immerso in un combustibile liquido. Una fiamma consuma quello di cui è intrisa la porzione di stoppino innescata, richiamandone di nuovo per compensazione e così via fino a quando tutto il combustibile non sarà terminato. È possibile replicare facilmente questo effetto ai nostri scopi. Ciò che ti serve è un rotolo di carta da cucina e una tazzina di olio. Semplice olio di semi andrà benissimo. Afferra un lembo del primo foglio di rotolo di carta a casa nel pugno e avvolgigli intorno quelli successivi. 3 o 4 giri saranno più che sufficienti. Ora premi il fondo di questa coppetta di carta che hai creato per dargli stabilità e versaci al centro la tazzina di olio che hai tenuto da parte. Posiziona ora la coppa al di sotto del cesto accenditore e dai fuoco alle pareti laterali. Fino a quando tutto l'olio non sarà terminato, la carta non si consumerà mai del tutto, prolungando la fiamma per diversi minuti, molto spesso anche più di un normale accenditore. Esiste poi un ulteriore sistema, più semplice, molto efficace, ma più da nerd e meno probabile possa capitare in maniera occasionale. Consiste nel tenere sempre a nostra disposizione un loop lighter.
Si tratta di un riscaldatore elettrico a resistenza, potente abbastanza da innescare una combustione se puntato direttamente contro il carbone. Luftleiter è il nome del brand più famoso che inevitabilmente ha finito per dare il nome all'intera categoria, ma ne esistono anche altri. O addirittura è possibile arrangiarsi con strumenti simili di recupero come lo sverniciatore elettrico utilizzato dai carrozzieri o il bruciabordi in erba dei giardinieri. Ciò che conta è il concetto. Parliamo ora invece del caso opposto, decisamente più complicato. Hai un accenditore, ma non hai un cesto nel quale innescare il carbone. Qui devi obbligatoriamente lavorare un po' più di mestiere. Ciò che bisogna fare è costruire una base di braci che poi a sua volta possa fungere da innesco per il resto del combustibile. Se hai scelto bene il tuo combustibile, come ti ho spiegato in questo articolo del mio blog Grill Experience, dovresti trovare nel tuo sacco dei pezzi di discreta dimensione e non le solite scagliette del sacchetto del supermercato. Posiziona quindi ora al centro della griglia un paio di accenditori e costruiscigli intorno un castello di carbone che possa essere il più alto e stretto possibile, ma prestando sempre attenzione a riservare uno spazio frontale che ne permetta l'innesco. Innesca ora gli accenditori e attendi che la fiamma arrivi ad attecchire tutto il carbone dal basso verso l'alto in maniera sufficientemente intensa. Ora distribuisci le braci sulla griglia, avendo cura di non disperderle troppo, aggiungi sopra nuovo combustibile, dai aria e attendi che anche quest'ultimo venga innescato. Se invece avevi bisogno di una base di braci più ampia, magari per una griglia particolarmente grande, prima di questa fase aggiungi il nuovo carbone direttamente a ridosso del castello acceso, in modo tale che la combustione possa propagarsi a quest'ultimo e che possa costituire una base di innesco più ampia. Ora sei pronto ad ottenere braci perfette e omogenee in qualunque condizione, ma prima di correre in accensione vai ad iscriverti al canale, ma soprattutto a cliccare sul campanella, così sarai sicuro di vederti immediatamente la mia prossima pillola non appena sarà pubblicata. Se ti è piaciuta questa pillola fammelo sapere con un like e scrivimi nei commenti se hai già provato qualcuno di questi sistemi o se ne conosci di altri. Quindi buon divertimento, buona accensione e naturalmente come sempre buon barbecue!